Fossibot F1200. Torniamo a parlare di Power Station. Per quale motivo? Per diversi motivi. Uno è che siamo in prossimità del Black Friday e quindi noi creator veniamo contattati dalle aziende di Power Station per proporvele proprio in questo periodo di offerte. Secondo motivo, su questo canale si è sempre parlato di Power Station, di rinnovabili e di off-grid. Terzo motivo, non ho mai recensito prima d'ora una Fossibot e quindi ero curioso di dare un'occhiata e darvi le mie impressioni. Cosa ha di diverso questa Power Station rispetto alle altre? Diciamo poco, perché alla fine si somigliano bene o male tutte. Sicuramente esteticamente è diversa, perché possiamo già notare da subito che qui davanti non abbiamo nulla, ma tutte le prese, tutti i comandi sono sui lati più stretti. Questa è una cosa un po' diversa rispetto al solito. L'altra peculiarità è una delle Power Station più economiche, perché costa intorno ai 500 euro, forse anche qualcosa meno, quindi per una Power Station da 1 kWh di accumulo e 1200 watt di potenza nominale è un prezzo decisamente basso. Dobbiamo considerare che le prime Power Station che ho recensito avevano un prezzo intorno all'euro al wattora. Quindi una Power Station da 1000 wattora costava all'incirca 1000 euro. Questa ne costa praticamente la metà, anche meno. Quindi è un buon prezzo. Andiamo a vedere da vicino cosa offre questa piccola centrale e poi andiamo a fare anche i soliti test per verificarne il funzionamento, che rispetti i requisiti che ci vengono comunicati dalla Fossibot. Un impiantino come questo che costa meno vale di meno? No, non necessariamente, perché il più delle volte vengono tolte alcune funzionalità per tagliare per l'appunto i costi, e quindi non a tutti determinate funzionalità risultano utili e necessarie. In questo caso, per esempio, non abbiamo la connettività, non abbiamo connettività Bluetooth, non abbiamo connettività wireless. Altra caratteristica, diciamo un po' limite, è che abbiamo un ingresso del pannello fotovoltaico di 200 watt, quindi abbiamo una potenza piccolina. Questa è una Power Station che è adatta a chi ha bisogno per l'appunto una centrale, un impiantino per ricaricare gli apparati fotografici, per guardarsi la televisione, per far andare un piccolo frigorifero, per l'utilizzo in un camper, per l'utilizzo itinerante, per lavori ad esempio all'aperto col flessibile. Volete usare il flessibile, lo usate tranquillamente per un'ora ininterrottamente, ma non ve la consiglio come impianto domestico, anche se voleste fare un piccolo impiantino domestico, perché non è adatta per questo utilizzo, secondo me. Qui sotto abbiamo tutte le caratteristiche tecniche che adesso andiamo a vedere assieme. Ricarica dalla corrente alternata domestica 1 kW massimo, quindi possiamo ricaricarla in poco più di un'ora questa centrale. Uscite USB 18 watt, 100 watt, una luce LED posteriore che adesso andremo a vedere da 1 watt, una potenza nominale di 1200 watt, 2400 watt di picco. Cosa facciamo andare con 1200 watt? Pressappoco più o meno tutti gli elettroutensili. Non possiamo far andare quegli elettrodomestici che generano calore, per esempio utilizzare magari una lavatrice ad alta temperatura. Premessa: ho utilizzato la lavatrice, ho fatto il lavaggio a 30 gradi, ha funzionato e ha consumato un 25% di batteria, quindi entro certi limiti potete utilizzarla anche per fare certi lavori domestici. 1 kWh di autonomia, 40 Ah a 25,6 volt, 200 watt massimi in ingresso dal fotovoltaico, 11,5-50 volt il valore della tensione in ingresso, uscita USB da 20 watt, uscita accendi sigari da 12 volt, e credo di aver detto tutto, anche perché queste sono le caratteristiche riportate qua sotto. Possiamo notare subito 4 bei gommini molto grandi che ammortizzano la nostra Power Station, e davanti andiamo a vedere tutte le cose che già vi ho elencato, ma andiamo a vederle proprio fisicamente. Vista frontale, prima cosa che notiamo è questa manopolina, molto carina devo dire, la rende un pochino più originale rispetto ad altre centrali, con quel tocco di analogico. Cosa serve? Per regolare la potenza in ingresso quando noi la ricarichiamo con la corrente
di casa, quindi con l'alternata. Possiamo fare una ricarica più lenta, 200, 400, 600, 800, 1 kW massimo per ricaricarla rapidamente. Normalmente viene consigliato di ricaricarla a velocità bassa per evitare di rovinare le batterie, anche se abbiamo batterie litio-ferrofosfato che sono robustissime e quindi ci garantiscono più di 3000 cicli di carica-scarica completa per poi passare all'80%, quindi a mio parere potete ricaricarla anche alla modalità veloce, ma se non avete fretta utilizzate quella più lenta. Qua sotto presa accendisigari, pulsante di accensione, e adesso accendiamo la centrale. Non abbiamo una retroilluminazione, quindi per verificare che le nostre uscite siano attive dobbiamo guardare il display, abbiamo l'indicazione sul display. Presa USB Type-C da 100 watt, presa USB Type-C da 20 watt, classiche prese USB 3.0 da 18 watt se non erro, e un display molto semplice con l'indicazione di percentuale di autonomia rimanente e anche una proiezione delle ore rimanenti in base all'utilizzo che ne faremo. Qui i watt in uscita, qui i watt in ingresso. Posteriormente abbiamo due prese per l'uscita della corrente alternata. Anche qui non abbiamo retroilluminazione per verificare che l'inverter sia attivo, quindi dobbiamo guardare sempre il display principale. In questo sportellino l'ingresso per la ricarica tramite corrente alternata domestica, l'ingresso per il fotovoltaico che, come vi dicevo, può supportare fino a 200 watt massimi. Qui un piccolo fusibile breaker in caso di anomalie. Luce LED, luce calda, con le solite funzioni di intermittenza, SOS e così via. Illuminazione morbida, devo dire, rispetto ad altre centrali, quindi questo piccolo LED effettivamente può essere utilissimo come luce d'ambiente da utilizzare, per esempio, in campeggio. Le ventole sono qui, lateralmente, e non abbiamo nient'altro da dire, se non che la plastica è solida, non sembra assolutamente un prodotto low cost. Abbiamo queste due maniglione, superficie ruvida sopra, non abbiamo ricarica wireless, non abbiamo tutti quegli optional che obiettivamente per alcuni possono essere utili, per altri meno. Il peso è di 11,5 kg, quindi davvero molto leggera, molto portatile. Questa centrale può essere utilizzata anche come UPS, cioè gruppo di continuità. Cosa significa? Avete qualche elettrodomestico a casa che durante un blackout volete che funzioni ininterrottamente? State lavorando, il computer ha un lavoro importante e avete paura durante un temporale che possa andare via la corrente, quindi che si spenga il computer? Vi collegate alla centrale, collegate la centrale alla rete. Se la corrente salta, il tempo di reazione è di pochissimi millisecondi e quindi la centrale alimenta subito il vostro apparecchio elettronico. Utile anche questa funzionalità anche in caso di proprio utilizzo anche sanitario, ecco. Comunque sappiate che se lavorate al computer per via la corrente, la utilizzate come gruppo di continuità, il computer resta sempre acceso. È molto leggera, 11,5 kg. Adesso andiamo a fare un po' di prove. Abbiamo qui il bollitore che è il nemico numero uno insieme a boiler, resistenze elettriche che emanano calore. Perché? Perché ha bisogno di 1,5 kW per funzionare. Proviamo a fare saltare l'inverter come? Semplicemente facendo andare il bollitore normalmente 1250. In realtà questo bollitore riusciamo a farlo funzionare perché siamo sulla soglia, siamo sui 1250. Quindi non abbiamo neanche bisogno di aumentare la potenza gradualmente, siamo già sulla soglia della potenza nominale. Se regge bene questa potenza significa che l'inverter funziona correttamente. Vedete che stiamo viaggiando sui 1250 watt in uscita, oltre la sua potenza nominale, ma sta reggendo decisamente bene. L'acqua sta quasi per andare in ebollizione.
Bene, l'acqua è andata in ebollizione. Vi faccio sentire anche il rumore della ventolina, perché adesso, essendo andato alla massima potenza, si è attivata la ventolina di raffreddamento. La ventolina è non silenziosissima, non dico che sia rumorosa, ma non è una delle ventole più silenziose che abbia sentito fino ad oggi. Comunque è assolutamente nella norma, diciamo. Andiamo a fare ancora un paio di test. Prima di tutto, prima che cali completamente il sole, andiamo a collegare dei pannelli fotovoltaici generici da 100 watt l'uno alla Power Station e vediamo se funziona la ricarica. Ho piazzato questi due pannelli fotovoltaici generici, adesso abbiamo 42 watt in ingresso, ovviamente se li inclinassimo meglio. Sto facendo proprio un'improvvisata perché siamo nelle ultime ore di luce, poi il sole andrà a finire dietro gli alberi. Adesso 57 watt. Ecco, diciamo che possiamo tranquillamente utilizzare, per esempio, se avessimo un camper, potremmo utilizzare due di questi pannelli in parallelo, fare anche un po' overpaneling, andare quindi oltre la potenza in modo da far entrare tutti i 200 watt pieni all'interno della centrale. Adesso abbiamo 77 watt, ovviamente più miglioriamo l'inclinazione, più ci orientiamo correttamente verso il sole, e più riusciremo a ottimizzare la ricarica. Facciamo anche un tentativo di taglio roccia col flessibile. Questo flessibile assorbe 860 watt e non dovremmo avere alcun tipo di problema, quindi però verifichiamo. L'ultimo interessante test che possiamo fare è quello del compressore del frigorifero, perché quando abbiamo una centrale con una potenza relativamente limitata, lo spunto del compressore potrebbe farla saltare. Quindi, se nel vostro caso lo scopo di questa centrale è quello di far funzionare un piccolo frigorifero a 220, andiamo a vedere se effettivamente funziona. Io credo che i test più importanti li abbiamo fatti. Se non si hanno pretese particolari, non si ha bisogno della connettività, non si ha bisogno di un ingresso molto potente dai pannelli fotovoltaici, per lavoretti itineranti, per il camper, per blackout, per anche, volendo, un piccolissimo impianto utilizzabile in una baita o in una tenda da glamping in cui potete far andare luci e qualcosina d'altro, direi che questa centrale va benissimo, fa il suo lavoro. Questa è la borsetta che ci viene fornita insieme alla centrale, dove all'interno abbiamo 3 cavi: il cavo di alimentazione della corrente alternata di casa, il cavo dell'accendisigari per l'alimentazione dall'accendisigari, perché può essere alimentata tramite l'accendisigari, oltre che erogare dall'accendisigari, e il cavo di alimentazione del pannello fotovoltaico. Questo è tutto quello che c'è nella scatola. I link per l'acquisto della Fossibot F1200 li trovate in descrizione, controllate sempre perché magari ci sono codici di sconto. Ringrazio Fossibot per il supporto al canale, ovviamente ringrazio anche a voi per aver visto il video e per il supporto al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, alla prossima!